Sai quando utilizzare il passato prossimo e quando l'imperfetto? Scopriamolo insieme con questo quiz. Mi raccomando, rimani fino alla fine perché ho una sorpresa per te. Ho uno strumento che credo ti sarà utilissimo per capire la differenza tra questi due tempi verbali. Benvenuto o benvenuta a Italiano con Eli. Io sono Elisabetta e da molti anni mi occupo di formazione linguistica ed oggi sono qui per fare un po' di chiarezza. Allora, vedremo insieme alcune frasi che naturalmente si riferiscono al passato. Ti chiedo di coniugare il verbo o con il passato prossimo oppure con l'imperfetto. Ti darò qualche secondo per farlo, dopodiché vedremo insieme qual è la risposta esatta e soprattutto perché. Cominciamo dalla prima frase che è: mentre Marta fare la doccia, finire l'acqua. Ci sono due verbi. Prova a coniugarli al passato. Allora, la risposta corretta è: mentre Marta faceva la doccia, è finita l'acqua. Facciamo un po' di chiarezza. Innanzitutto l'azione in corso, se ti ricordi, va all'imperfetto. Invece l'azione che si inserisce deve essere coniugata al passato prossimo. Seconda frase. Finita l'università, io lavorare per 5 mesi in un bar. Prova a coniugare il verbo. Allora, la risposta corretta è: finita l'università, ho lavorato per 5 mesi in un bar. In questo caso abbiamo innanzitutto un tempo determinato, ben specificato. Il periodo è definito, si parla di 5 mesi, pertanto è indicato in modo molto chiaro. E poi c'è il focus sull'inizio e sulla fine di questa attività, di questa azione. Ecco perché dobbiamo usare il passato prossimo. Frase numero 3. Ieri sera io guardare una partita, poi fare la doccia e andare a letto. Prova a coniugare questi verbi. Allora, la risposta corretta è: ieri sera ho guardato una partita, poi ho fatto la doccia e sono andato a letto. Immagino sia un uomo perché si parla della partita, però chi può dirlo? Magari è sono andata a letto se chi parla è una donna. Ma la questione è: perché usiamo il passato prossimo? Qui ci sono varie azioni concluse in successione, cioè le vediamo una dopo l'altra. Quando succede questo, dobbiamo giocoforza utilizzare il passato prossimo. Questo video ti sembra interessante? Allora ti invito a mettere un mi piace e a far conoscere questo canale anche ai tuoi amici. E ricorda, se dovessi avere dei dubbi sull'imperfetto o sul passato prossimo, ricorda che su questo canale c'è una playlist per entrambi questi argomenti. Frase numero 4. Mentre il professore parlare, gli studenti annoiarsi. Prova a coniugare i verbi.
La frase corretta è questa. Mentre il professore parlava, gli studenti si annoiavano. Questa sembra essere molto reale come frase. Allora, innanzitutto ricorda, c'è mentre. Quando vedi mentre e ci sono due azioni contemporanee, cioè che avvengono nello stesso momento, naturalmente stiamo parlando di azioni passate, dobbiamo usare l'imperfetto. Altra frase. Avere sonno, quindi fare un pisolino. Rifletti e vediamo. Avevo sonno, quindi ho fatto un pisolino. Usiamo nel primo caso l'imperfetto perché stiamo descrivendo la situazione, stiamo indicando qual è lo sfondo. Invece ho fatto un pisolino è la vera e propria azione, la parte diciamo importante, quella che ci dice che cosa è successo. Ecco perché c'è questa differenza che vedremo molto bene tra poco. Chissà com'è andato questo breve quiz. Ti chiedo di dirmelo nei commenti. Raccontami se ci sono state delle difficoltà o se invece è andato tutto bene. E ora, come promesso, ho uno strumento che credo ti sarà molto utile per capire bene la differenza tra passato prossimo e imperfetto. Vedremo insieme alcune parole chiave collegate prima al passato prossimo e poi all'imperfetto. Il passato prossimo ha a che fare con un fatto compiuto, con confini precisi, con un inizio e una fine. Il passato prossimo indica qualcosa di completo, di autosufficiente. Può essere rappresentato graficamente da una linea dritta. Il passato prossimo è chiuso. L'imperfetto invece ha a che fare con una situazione. È senza confini, quindi senza inizio, senza fine. Spesso e volentieri l'imperfetto ha a che fare con un'abitudine. L'imperfetto fa da sfondo e può essere rappresentato graficamente da una linea sinuosa. L'imperfetto spesso descrive una situazione aperta. Ti ricordo che se vuoi avere un rapporto un po' più stretto con me, puoi iscriverti alla mia newsletter, così ci sentiremo ogni settimana. Puoi iscriverti gratuitamente direttamente sul mio sito elisabettamaccani.com. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli.